È un argomento di cui voglio parlare oggi attraverso questo video di introduzione alla materia. Noi parleremo di narcisismo e perversione. Io sono anni che mi occupo di questa materia, sia per motivi di studio e di ricerca, sia nel campo, perché ovviamente ho avuto necessità di affrontare, assieme ai soggetti che sono venuti da me in studio, certe difese orientative e anche formative e anche giuridiche delle vittime che sono cadute in questo tipo di malaffare che è molto comune e di cui occorre parlare. Quindi lo voglio fare anch'io, voglio mettere a disposizione degli altri la mia esperienza formativa, orientativa e anche professionale per poter entrare dentro i meccanismi della perversione e del narcisismo. E direi che meglio che partire parlando della sofferenza quando si affronta l'ambito del narcisismo e della perversione non c'è. È un inizio, perché ovviamente tutta la perversione è incentrata nel godimento della sofferenza, ossia nel dare a se stesso e soprattutto agli altri, infliggere umiliazioni, tormenti, dubbi, sensi di colpa, paure. Questo è l'aspetto che a mio avviso è fondante la perversione. Non c'è perversione senza che si possa parlare di sofferenza. Addirittura sappiamo tutti che per molti la sofferenza diventa quasi un mezzo attraverso cui espiare le colpe, attraverso cui elevarsi, attraverso cui rendersi migliori, e viene considerata un'esperienza necessaria alla formazione psicofisica del soggetto. Io la penso molto diversamente, nel senso che la sofferenza ovviamente nella vita esiste, la si incontra, però non è un evento né naturale né un evento che porti alcun tipo di beneficio. Secondo me è un evento con cui fare i conti, combattere, cercare di risolvere il prima possibile e meglio che si può, perché non ha nessun beneficio soffrire in questa vita. Ma quando c'è una sofferenza, che sia fisica, che sia psichica, che sia esistenziale, che sia morale, c'è sempre qualcosa nel soggetto che non funziona, qualcosa che non ha funzionato, qualcosa da comprendere, qualcosa da risolvere, da portare alla luce, da scoperchiare. Non esiste nessuna entità destinale sulla sofferenza, ma generalmente purtroppo è sempre causata dagli altri, da chi abbiamo intorno, e anche certamente può succedere anche che ci siano eventi di malattia, eventi che quindi, fra virgolette, possono non essere proprio sotto il nostro controllo. Ma comunque anche in questi casi è sempre importante comprendere cosa ne facciamo della sofferenza, come possiamo risolverla e anche cosa è la causa di questa sofferenza, da dove deriva la sofferenza che noi patiamo, il dolore che noi sentiamo. Perché molte volte anche nell'ambito della malattia, anche quella fisica, della patologia, c'è sempre una nostra compartecipazione. Quindi in qualche modo magari abbiamo attuato dei comportamenti di vita, degli stili alimentari, degli stili esistenziali, degli stili comportamentali che non ci hanno portato a stare bene, ma invece contrariamente che sono andati contro il nostro beneficio. Noi sappiamo che ciascun bambino non cerca mai la sofferenza, la evita e invece cerca il beneficio, cerca persone che si prendano cura di lui o di lei e lo facciano in maniera corretta, trattandolo bene. Quando viene trattato male il bambino lo dimostra subito, lo percepisce e attua dei meccanismi di difesa per cercare di far comprendere
che quell'atteggiamento è errato e di sfuggire alla sofferenza. Pensiamo al bambino che comincia a piangere perché magari è trattato male, perché vede qualcosa che gli fa paura, perché vede una persona che non ci sa fare, che quindi lo spaventa, lo rende sospettoso, lo fa soffrire. Ecco, io direi che quindi anche per risolvere le questioni di sofferenza occorre sempre ritornare a quel bambino che siamo stati, ritrovare quel nostro capire e sanzionare chi non ci porta beneficio per ritrovare poi quello stato di benessere o comunque una strada che possa portare a risolvere le problematiche che noi stiamo affrontando. Non c'è nessun godimento nella sofferenza. Certo, è un godimento anche quello, però è un godimento di tipo perverso, è un godimento che non porta a niente, è un godimento che non eleva l'anima, ma anzi la mortifica, la rende ingestibile, perché poi il godimento perverso e pervertito è sempre intimamente senza limite, quindi può debordare anche in quella che si chiama la pulsione di morte, cioè il desiderio di annientamento della propria vita, fino ad arrivare nei casi più gravi anche ad intenzioni di tipo suicidario. Ecco, direi che per oggi abbiamo parlato di questo argomento, l'abbiamo introdotto, spero che possa in qualche modo esservi di stimolo e resto a disposizione anche tramite la posta elettronica, tramite i miei recapiti, per chiunque abbia bisogno di approfondire maggiormente la questione. Vi auguro buona giornata e di risolvere le vostre questioni dolorose il prima possibile.